Forse fra tutte le persone presenti c'è qualcuno che può avere qualche problema, sia fisico che psicologico, ma a volte certi problemi derivano da altra origine e natura inspiegabile. Il dottor Malanga questa sera ci parlerà dell'argomento sui rapimenti alieni, una realtà che supera davvero la fantasia. E cercherà di spiegare cosa sta succedendo fuori e dentro alcuni di noi. Da anni, attraverso la ricerca e l'impegno, è riuscito a dare supporto a tante persone e a trovare delle risposte riguardo certi atteggiamenti e comportamenti strani. Prima di passare la parola al dottor Malanga, voglio dirvi che verso le 10:30, 10:15, ci sarà un piccolo spazio per chi vuole fare qualche domanda. E poi, finita la conferenza, avremo anche altro tempo per poter fare altre domande. Passo la parola al dottor Malanga, grazie. Allora, vi ringrazio per avermi invitato a un'occasione importante per dire delle cose, per fare un minimo di informazione, almeno dal mio punto di vista, ovviamente, no? Perché l'argomento di cui parliamo questa sera è l'argomento che potremmo chiamare interferenze aliene, cioè si parla di alieni su questo pianeta, di quello che fanno, di quello che non fanno. È evidente che un argomento del genere può suscitare da qualche punto di vista, insomma, o ilarità o non credulità, c'è l'atteggiamento della scienza ufficiale, della politica, della Chiesa, insomma, sono tutti punti di vista che non sono proprio in accordo con quello che dico io. Molti nemici, molto onore, diceva qualcuno, però siccome qualche anno fa mi hanno anche tagliato il volante dell'automobile, la cosa mi preoccupa un tantinello, ma poi non neanche più di quel tanto. Anche perché l'erba cattiva non muore mai, quindi io ho una vita lunghissima. Interferenze aliene. Dunque io mi sono trovato a studiare questo problema, non lo volevo fare, come al solito. Mi ci sono trovato per un puro caso. Allora, tanti anni fa, ero nel Centro Ufologico Nazionale e questo argomento era trattato solamente dagli americani, Bud Hopkins in testa, poi sarebbe venuto John Mack, che è uno psichiatra dell'Harvard University, quindi non è un mischero qualsiasi, aveva vinto anche il premio Pulitzer con un libro interessante, poi un giorno si occupa di alieni e l'università gli fa il processo. Lui scrive un libro dove tratta di 22-23 casi analizzati con ipnosi regressiva di soggetti che dicevano, che ricordavano in ipnosi di essere stati presi dagli alieni e questi alieni avevano fatto con loro delle cose. Sono momenti in cui la scienza ufficiale viene messa in pericolo, perché John Mack, psichiatra di Harvard, subisce un processo dal quale la stessa università poi uscirà con le penne tutte spennate, perché John Mack mostra che esiste questa casistica di queste persone che hanno questi problemi e che quindi questo problema esiste, che non si dice gli alieni esistono, esiste un problema. Beh, non è poca cosa. In quegli anni io mi muovevo al Centro Ufologico Nazionale perché facevo il presidente, insomma il tentario della parte tecnica e scientifica. Nel Centro Ufologico Nazionale non ci sono mai stati grandi geni, c'erano giornalisti, storici, archivisti, però io venivo dalla chimica organica, ma avevo fatto tutto il percorso quindi dell'università, eccetera, eccetera, ho studiato la quantistica, quindi era una mentalità completamente diversa. Quando c'erano delle cose strane, vai te che te ne intendi, e mi mandavano a studiare queste cose. Così un giorno, quando a Genova questo ragazzo che si chiamava Lello Ronzi raccontò di essere stato, insomma, di aver visto delle luci che gli giravano intorno quando aveva 15 anni in un campeggio, poi non si ricorda cosa è successo, hanno mandato me. È cominciata da lì la cosa. Io non ci volevo andare, però mi hanno mandato. E così abbiamo cominciato a studiare questo caso. Ci siamo resi conto dopo 2 anni e mezzo che questo ragazzo di ipnosi regressiva raccontava grosso modo le stesse cose che raccontavano gli adulti americani sui libri. Allora voleva dire che il problema non era solo americano, ma che era anche italiano.
Allora da lì si pubblicò questo libro. Questo libro ebbe 2 edizioni e 35.000 copie vendute e fece una cosa tremenda, cioè fece incazzare il Centro Ufologico Nazionale, perché loro mi avevano spinto a pubblicare questo libro, no? Ma una volta pubblicato questo libro si resero conto che c'erano dentro delle cose scritte che i militari, i loro amici, non volevano, e se ne resero conto dopo, e allora cominciarono a dire che questo libro era pieno di puttanate, che può essere anche possibile, ma visto che c'era la prefazione di Roberto Pinotti, che era il presidente del Centro Ufologico Nazionale, qualcuno chiese al dottor Pinotti come mai aveva fatto la prefazione del libro, e lui disse praticamente che aveva fatto la prefazione del libro però non l'aveva letto, peggiorando la sua posizione da un certo punto di vista, no? Però lo disse davanti a 300 persone a San Marino, in un congresso di ufologia internazionale. E da lì cominciai a, motivi vari che non vi voglio raccontare, mi staccai dal problema del Centro Ufologico Nazionale e cercai di portare avanti questo discorso da solo. Perché? Perché il CUN aveva fatto un errore, ma aveva dato un incarico. Oh, se mi dici mi dai un incarico, io finché non l'ho finito posso morire su quell'incarico lì. E tutt'oggi sono ancora qui che sto cercando di portare avanti questo discorso. Ecco come mi ci sono trovato nel mezzo. Io non ci volevo andare, però mi ci sono trovato nel mezzo, io ora ci sono. Cosa abbiamo scoperto in questi anni? Le cose più strane di questo universo non ce lo saremmo mai immaginato. Mai. Partiamo dal libro dell'Onzi. Il libro dell'Onzi servì come esca. Volevo vedere se sul mercato italiano la gente che leggeva questo libro in qualche modo veniva catturata da questo amo, leggeva il libro e si riconosceva nel personaggio dell'Onzi e riviveva dentro di sé le cose che aveva a se stesso sempre cancellato, sempre mascherato, sempre nascosto. Nel libro c'erano le sue esperienze ricostruite in ambiente ipnotico. Il ragazzo viene preso e si ricorda della sua esperienza, della sua prima esperienza al campeggio, quando una specie di macchina volante lo tira su, ci si iniziano tutti i peli in testa, si trova in una grande stanza con questi skeletti piccoli, alti 1,20 m, 3 dita, il pollice opponibile, puzzolenti, col capone grosso, gli occhi neri, che gli fanno di tutto di più. Per 2 anni e mezzo portiamo avanti l'ipnosi con il dottor Moretti di Genova. Non le feci io le ipnosi, le fece il dottor Moretti, quindi tutti poi accusano me, ma io che c'entro, poverino. Eravamo insieme, Moretti metteva il soggetto in ipnosi e io portavo avanti l'ipnosi, cioè facevo le domande, perché Moretti, da psicologo, non sapeva che cavolo chiedere. Io, che in qualche modo qualche cosetta sull'info sapevo anche dove andare a sbattere. Tanto è vero che facciamo un protocollo prima. A Moretti dicevo, guarda, te mi metti il ragazzo in ipnosi, io gli chiedo questo e quest'altro, e lui risponderà a questa domanda così, a quest'altra così, a quest'altra così, a quest'altra così. Inevitabilmente era sempre così. Valerio ripeteva il cliché di quelle cose che noi avevamo letto sui libri degli americani e che Valerio non aveva neanche letto, ovviamente. Il libro va in mano a 35.000 persone, lo leggono quindi 35.000 per 3, grosso modo, persone, quindi fai conto 100.000 persone, e io comincio ad avere le lettere, le telefonate, la gente, scusi, lei è quello che ha scritto sto libro? Ah sì, l'ho trovato sulla bancarella, ma sa, io mi ci sono ritrovato, mi dice una signora per telefono tanti anni fa, mi ci sono ritrovato in quelle cose che lei scrive, sono capitate anche a me, però non avevo il coraggio di dirlo a nessuno, mi comincia a raccontare i suoi sogni, le operazioni chirurgiche, gli alieni piccoli, i quelli alti, di tutto di più. Alla fine della telefonata mi dice, ora, c'avevo un orecchio che sembrava lungo, 2 ore al telefono con questa signora rosso alle 11 di sera, dopo una giornata di lavoro tremenda, però devi starci a sentire le persone, devi ascoltare. E ora che le ho raccontato tutto mi dica che sono pazza, così finalmente mettiamo una pietra tombale su tutta la vicenda. E io dico, signora, senta, lei mi ha raccontato delle cose, io non lo so, però mi sembra che lei non sia pazza e che quello che mi ha raccontato non l'abbia sognato, ma l'abbia vissuto realmente. 3 secondi di silenzio. E ora aspettavo che la signora dicesse, ma lei non ci ha capito niente, lei è il pazzo. E invece no, c'è il riconoscimento, ah sì, l'ho sempre saputo che era così. Ecco, questo è quello che stava succedendo. Cioè c'era una risposta dell'umana progenie di fronte a delle cose che io avevo scritto. Allora si cominciò a dire, qui bisogna lavorarci sopra, cerchiamo di capirci di più.
Con il caso di Valerio Lonzi non ci avevamo capito quasi niente, credevamo di aver capito tutto, non si era capito nulla. Sì, questo soggetto veniva preso, gli alieni erano fatti in un certo modo, ti portavano nella loro macchina volante, si facevano i cavoli loro e poi ti riportavano a casa e te ti ritrovavi rincoglionito senza memoria. Arrivavano le lettere, dovevamo cercare di capire. Allora ci siamo inventati un test di autovalutazione, il TAV, che non ha niente a che fare con la velocità dei treni. Test di autovalutazione, un test che si è modificato nel tempo e che serviva per fare uno screening di tutte le persone che ti scrivevano.